Ciao a tutti, pace e illuminazione, bentornati su questo canale, la via del Sutra del Loto che è diventato per molti di voi casa, no? Qua ogni giovedì e ogni domenica ci vediamo, ci incontriamo per parlare del Gosho, per parlare del Sutra del Loto. Stiamo facendo in questo ultimo periodo l'esegesi di ogni capitolo del Sutra del Loto e del Gosho, quindi è qualcosa di meraviglioso. So che molti di voi seguono il canale, sono molto contenti di questo. Mi raccomando, fai attenzione al video di stasera perché sarà molto importante per la tua vita di tutti i giorni, perché stasera voglio fare qualcosa davvero di strano. Ti voglio fare l'esegesi del capitolo sesto, però non facendoti un'esegesi parola per parola, concentrandomi sul testo del Sutra del Loto. Voglio farti l'esegesi ancora più strana, dicendoti che cosa significa quel capitolo e che valore ha nella nostra vita di tutti i giorni. Perché è un capitolo che se non viene visto nell'ottica giusta, passa inosservato, no? Perché non c'è niente di particolarmente rilevante per noi che leggiamo, no? Ma se uno si ferma un attimino a ragionare, se uno si ferma un attimino a pensare il perché c'è quel capitolo, no? Ogni capitolo del Sutra del Loto, ormai l'abbiamo capito, ha un suo scopo ben stabilito. Le parabole, i vari racconti, no? I vari bodhisattva che incontriamo, ogni canale ha un suo significato, no? Ha un suo valore. No? Questo canale apparentemente, quando uno lo legge, dice vabbè sì, però anche se non ci fosse stato, sarebbe uguale a me, che cosa me ne frega se i discepoli del Buddha raggiungono l'illuminazione, non voglio raggiungerla io. E invece no, perché questo canale ha la funzione di darti speranza, ha la funzione di darti la forza, perché? Perché tutti noi nella nostra pratica, no? Succedono e avvengono momenti che abbiamo molti dubbi. Ci sono momenti in cui diciamo, ma sto facendo la cosa giusta, sto praticando bene, sto perdendo del tempo oppure perché qua vedo che le cose, insomma, non... Questi dubbi, ecco, lasciatemi che ti faccia una confidenza perché ormai ci conosciamo, sapete che io parlo per esperienza diretta, quindi non ho nemmeno molti peli sulla lingua. Ti dico che questi dubbi qua vengono soprattutto a chi è stato avvicinato dalla pratica con delle cose del tipo pratica il Daimoku per raggiungere questo e quell'altro. Ecco perché arrivano i dubbi, perché ci sono dei momenti che uno dice sì, però io ho praticato per quello, ho fatto per questo e non ho raggiunto, o devo ancora raggiungere, cosa devo fare per raggiungerlo? Ecco, ti vengono questi dubbi perché quella non è la pratica giusta da fare, no? Cioè tu pratichi non dico per raggiungere l'illuminazione, perché è qualcosa di ma per stare meglio nella tua vita, no? Tu devi sentire che la pratica nutre la tua vita, che tu piano piano sei diverso, cambi, sei migliore. La pratica ti serve a diventare persona migliore, non avere questo o quell'altro. Perché se ti avvicini alla pratica per avere questo o quell'altro, è ovvio che poi ti vengano i dubbi.
perché il Daimoku, non essendo una formula magica che tu bla 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 bla, e bongo, tieni questo e quell'altro, ovviamente i dubbi ti vengono, no? La lampada d'Aladino, cioè è un mito, è un racconto, quindi fai bene attenzione. E questo capitolo è molto importante per questo. Perché? Perché in questo capitolo noi leggiamo che il Buddha a un certo punto predica l'illuminazione ai suoi discepoli più importanti. Questa è veramente qualcosa di meraviglioso perché a noi ci dice, sì, se pratichi nel modo giusto, raggiungi le mete. E qui i suoi discepoli, che lo seguivano da una vita, ottengano la predizione della loro illuminazione. Tra l'altro in maniera anche molto precisa, perché il Buddha gli dice tu raggiungerai l'illuminazione con questo nome, il tuo kalpa si chiamerà in questo modo e in questo e quest'altro, quindi in maniera molto per dargli proprio la tranquillità. Questo capitolo del Sutra del Loto è un abbraccio del Buddha a noi, no? È un abbraccio che ci dice state tranquilli, continuate nella vostra pratica, continuate nei vostri sforzi, so che non è facile, so che non è semplice, ma state tranquillo che raggiungerete quello che desiderate, se quello che desiderate non è una macchina, una casa, ma il vostro miglioramento come persone. Questo è un capitolo che veramente regala speranza. Gli altri ci insegnano, qua invece il Buddha ci fa prendere un attimino il respiro. No? Qua noi respiriamo un attimo. Qua facciamo... ecco, vedi che è quello che sto facendo. Come l'hanno raggiunta loro, se tu davvero sei un discepolo del Buddha, se tu davvero sei un buddista, se mi segui sai che io sono 40 anni che sto cercando di essere buddista. Perché? Perché essere buddista non è semplice. Ci vuole forza, ci vuole coraggio, perché bisogna sapersi contenere, bisogna saper contenere i nostri difetti, bisogna imparare a comportarsi in un determinato modo, in modo che gli altri, vedendoci comportare in questo determinato modo, dicono però il buddismo funziona e si avvicinano. Eccolo qui il vero shakobuku. Il vero shakobuku è questo, non quello fai la mia orecchia. Hai capito? Perché quello pensa che sei cielo, se fai una cosa del genere, capisci? Il vero shakobuku è questo, far vedere agli altri il nostro miglioramento, la persona che siamo diventati, la persona che siamo. Allora l'altro dice, però anche io, lui mi sembra sereno, perché in realtà noi che ci siamo avvicinati alla pratica, dobbiamo stare sereni, ma perché? Perché mentre gli altri non hanno il mezzo per migliorare se stessi, o perlomeno ce l'hanno, ma soltanto con le proprie forze, noi abbiamo il Daimoku. Il Daimoku è un'energia, come dire, il chest, come dire, non so cosa adesso non mi viene la parola, un'energia atomica, ecco, che ci dà la possibilità di raggiungere mete che altrimenti noi non potremmo.
E perché sappiamo che noi possiamo raggiungere mete che altrimenti non potrebbero? Perché nel secondo capitolo Buddha ci dice tutti possono raggiungere l'illuminazione. Ma in questo capitolo i suoi discepoli si sentono dire dal Buddha: tu diventerai un Buddha, ti chiamerai così, e il kalpa dove vivrai sarà questo, ci saranno migliaia di tesori nella tua terra, no? La gente sarà così, sarà così. Cioè, senti che meraviglia. Cioè, la fine della sofferenza, la fine dei problemi, la fine della lotta, la fine dello scontro, la fine degli sforzi, è raggiungere la destinazione. E questo capitolo ha questo significato. Darti e dirti e darti questa tranquillità. Dirti stai tranquillo. Anche se stai vivendo e se vivi periodi brutti, perché li avranno vissuti i suoi discepoli, una vita ci ha messo, l'hanno vissuti per forza, no? Non leggiamo in vari sutra i problemi che hanno avuto, no? Però adesso sono lì, adesso hanno raggiunto l'illuminazione. Questo che cosa ci dice? Che se anche nella nostra vita noi viviamo momenti di buio, non dobbiamo buttarci giù, non dobbiamo perdere la speranza, perché il Daimoku è speranza. La forza più grande del Daimoku è la speranza, perché il Daimoku ti dà l'incoraggiamento. Il Daimoku ti dà la certezza che puoi andare al di là, che ce la puoi fare, che non sei piccolo, che non sei solo. Perché fare Daimoku significa abbracciare il Buddha eterno. Abbracciare il Sutra del Loto significa abbracciare la concezione della vita. Raggiungere l'illuminazione significa aver trasceso la vita, essere andato al di là, aver raggiunto dopo tanti sacrifici i propri scopi, il proprio scopo. E se noi siamo attenti, però attenzione perché ve lo devo dire, dovete praticare nel modo giusto, perché sennò la vostra pratica è inutile. Dovete praticare nel modo giusto, dovete sforzarvi giorno dopo giorno, non nel gonfio, ma nella vita di tutti i giorni. Perché il Daimoku ti dà la forza per essere una bella persona realmente e ti fa capire soprattutto come esserlo. E questa la grandezza del Daimoku, è questa la grande fortuna che noi abbiamo avuto. E questo è il grande incoraggiamento che ti dà il Buddha. Adesso tu che stai sentendo queste cose, fammi sapere attraverso i commenti come la vedi. Se sei riuscito a passare dei momenti no attraverso la pratica e così via, fammelo sapere attraverso i commenti. Condividi questi video, portali ad altri. Facciamo in modo che questo canale diventi veramente un giardino del loto, no?
Noi qua siamo al di là delle parti, siamo al di là delle scuole. A noi interessa la pratica del Sutra del Loto, la pratica del Daimoku. Io vedi che non ti parlo mai della mia scuola. A che scuola appartengo? Non faccio mai proselitismo. Non ho mai fatto un video che fa proselitismo. Mai. Mai. Perché? Perché io sono qua per aiutare le persone, non per portarli a me. Non ti sto dando me, ti sto dando la pratica, ti sto dando ciò che io ho vissuto nella mia vita e te lo sto mettendo nelle tue mani. È per questo che ti dico, fai molta attenzione a questi video. Cerca di dargli l'importanza che hanno, perché un video che ti fa l'esegesi di ogni capitolo del Sutra del Loto, hai idea della fortuna che è? Hai idea della fortuna che è avere qualcuno che ti parla di queste cose? Perché parlare parliamo tutti a vanvera, no? E poi questo è un ambiente, un tipo di buddismo che, mamma mia, le vedi le manine? Mamma mia, di cose fuori dal mondo. Ce n'è veramente, ne senti veramente. Io alle volte mi arrivano dei commenti, mi arrivano delle critiche da gente che dico, mamma mia, questo, mamma mia, deve essere di qualche pianeta, deve essere del pianeta Yarga, perché proprio non, non è proprio in sé, no, non è proprio in sé. Quindi fai attenzione, fai in modo che questo canale sia tuo, proteggilo, condividi i video, condividi le cose che senti e trasmettile, ecco, importante è questo, trasmetti le cose che senti, trasmettile anche ad altri, ai tuoi amici, di guarda che io ho capito questo, mi è stato detto questo, anche se non dice l'ha detto Massimo, l'ha detto Klaus, no, per me è uguale, credimi, non mi interessa niente, non sono qua per diventare un personaggio, guarda, negli anni siamo diventati il canale più visto del buddismo, quindi io sono già non contento, già fuori dal mondo in questo senso. Quindi non ho bisogno di fare il personaggio, di dirti questo, di fare proselitismo, di portarti nella mia scuola, di affari. Ti dico quello che non va fatto. Perché ti dico quello che non va fatto? Perché se tu lo fai, vai a dare delle testate contro i muri e molti di voi li prenderanno le testate. Sappiamo anche il motivo perché le prenderanno. Quindi cercate di riflettere, di essere persone mature, ragionate. Il buddismo, il Buddha ha detto, osserva la tua mente, ragiona, ragiona con la tua testa. Non ascoltare quello che ti dicono gli altri e prenderlo come se fosse tuo, non è tuo, è degli altri. Può diventare tuo, ma prima devi masticarlo te. Quindi fai molta attenzione. Questo capitolo, per concludere, è un capitolo molto importante perché, come ti dicevo, finalmente il Buddha ci dà in mano e ci dice, ragazzi, se voi, i vostri sforzi saranno ripagati. Le mattine che tu ti sei alzato alle 7 per fare i gonghi e via discorrendo e c'avevi la faccia che la davi perché c'avevi sonno, ecco, sei stato ripagato, sarai ripagato. Questo è il significato di questo capitolo. E questo è non importante, importantissimo. Perché quando tu hai dei problemi,
e tendi a sentirti solo. Qua il Buddha ti dice no, non sei solo, io sono lì con te. Ricordati che ti dice io sono lì con te. Perché ogni volta che tu fai Daimoku, mangi, mastichi il Buddha, lo inglobi. E di conseguenza ti devi comportare così. Se no il tuo comportamento diventa un'offesa al Sutra del Loto, diventa un'offesa all'insegnamento del Buddha, diventa un'offesa al Daimoku. E allora causa-effetto, se non metti delle belle cause, non avrai dei begli effetti. Quindi fai attenzione perché qui non si sta scherzando. La pratica di Nichiren non è uno scherzo, lui si è giocato la vita. Per tutta la vita ha rischiato di essere ucciso, per portarti a te e a me questo. Vogliamo rendergli omaggio almeno cercando di fare le cose come vanno fatte? Io credo proprio di sì. Ciao a tutti, pace e illuminazione.